Ma è davvero così incolmabile il vuoto lasciato da Baldur's Gate 3? Forse no, perché c'è un potenziale successore, Solasta 2, sviluppato da Tactical Adventures, che ho avuto il piacere di provare in anteprima esclusiva in questi giorni. Ve ne parlo in questo nuovo episodio Sguardo Matto, le anteprime sotto embargo. Lo dico con grande emozione, questo titolo promette benissimo. Sottolineo che lo presenterò senza spoiler, eccetto per quelli inevitabili, che per fortuna sono pochi. E per rispettare il vostro tempo iniziamo con il troppo lungo non guardo. Un breve riassunto di tutto ciò che Solasta 2 ha da offrire in questo accesso anticipato, che inizierà il 12 marzo 2026. Infatti non si tratta di un lancio day one, ma esattamente come l'Arian Studios ha fatto con Baldur's Gate 3, Tactical Adventures vuole fare altrettanto con Solasta 2, un accesso anticipato orizzontale, una crescita con la community durante lo sviluppo di tutti gli atti e le meccaniche mancanti ancora per Solasta 2. Abbiamo già a disposizione le seguenti classi: il guerriero, il chierico, il paladino, il ladro, il mago e lo stregone. È stato annunciato che arriveranno tantissime nuove classi e sottoclassi, tanti sistemi che al momento non sono ancora integrati, oltre che il cooperativo multigiocatore. Il punto di forza di Solasta è sempre stato il piano tattico, molto fedele al gioco di ruolo da tavolo di Dungeons and Dragons, di cui non possiede licenza, ma sfrutta le regole SRD della quinta riedizione pubblicata nel 2024. Solasta gioca tantissimo sulla verticalità e la creatività che da essa ne deriva. Parlando invece della grafica, abbiamo finalmente più fedeltà e realismo, con una qualità superiore grazie ad Unreal Engine 5. Potete dimenticare infatti alcune brutture dovute dal poco budget del primo capitolo. Le animazioni facciali, la creazione del personaggio e la bellezza dell'ambientazione hanno raggiunto nuove vette. L'esperienza che ci viene fornita è quella del primo atto, ma non completo. Saranno una dozzina di ore fra esplorazione, narrativa, combattimenti ovviamente e tanti misteri. Questo è tutto quello che c'è da sapere in breve di Solasta 2. Spero siate soddisfatti di questo troppo lungo non guardo. Prima di andare lasciate un mi piace e un commento. Se invece siete interessati all'entrare nel dettaglio, lo facciamo sempre nello stesso stile, dritto al sodo. La grande e importante differenza tra Baldur's Gate 3 e Solasta 2 è il sistema di gioco. Infatti il primo è stato strutturato con la licenza ufficiale e completa del 2014 di Dungeons and Dragons quinta edizione. Solasta 2 invece si basa sul System Reference Document, l'SRD. Si tratta di un open source vademecum delle regole base di 20 System, che sono state però aggiornate proprio nel 2024 con dei cambiamenti che sono sì controversi ma anche utili in questo caso per lo sviluppo di videogiochi. Tactical Adventures basa le sue fondamenta di titanio su questo sistema SRD, ma poi ha la libertà homebrew fatta in casa di creare dei sistemi, delle sottoclassi, delle classi, dei talenti, tutto un insieme di regole appunto completamente indipendenti e personalizzate per l'esperienza di gioco. Andiamo con ordine facendo chiarezza. Non sarà più la razza, o meglio stirpe, a darci delle caratteristiche, ma il nostro background. Partiamo appunto dalla discendenza. Ne avremo 4 a disposizione su Solasta 2. Il nano che ha scurovisione, resilienza e robustezza, esperti minatori. L'elfo che potrà stare in trance al posto di dormire e avrà alcuni trucchetti a disposizione, oltre che la capacità di scegliere 2 stirpi specifiche, quella alta e quella silvana, da cui dipende anche la differenza di scelta dei trucchetti e degli incantesimi per livello. L'halfling che basa tutto sulla velocità, sui riflessi e la propria fortuna, e dunque l'umano che è versatile, avrà a disposizione più talenti. E voglio parlare appunto dei talenti prima che dei background, perché
perché essi saranno tantissimi e sbloccabili con il livello. Avremo accesso a una parte ridotta dei talenti grazie a classi, discendenze e background, principalmente concentrati in una lista che ci dà alcune competenze o capacità con le nostre armi all'inizio della partita. I background saranno 12 e ci daranno miglioramenti ai punteggi di caratteristica, una personalità consigliata non obbligatoria per il nostro personaggio, delle abilità che vengono fornite proprio dal background, anche le competenze in alcuni strumenti e dei privilegi che possono essere appunto anche dei talenti, come detto poc'anzi, oltre che un equipaggiamento di base e un discreto senso di appartenenza al mondo, cioè il nostro personaggio prima di questa avventura che cosa faceva nella vita? Appunto, parlando di competenze, si entra nell'ambito delle abilità e degli strumenti classici del regolamento di D&D quinta edizione e di conseguenza anche rispetto agli incantesimi seguiamo lo stesso sistema di regole. Dato che l'accesso anticipato pone il livello massimo al livello 4, non avremo a disposizione tutti i grandi incantesimi. Ci limiteremo infatti agli incantesimi di secondo livello e colgo l'occasione al balzo per parlarvi delle sottoclassi. Contrariamente a Baldur's Gate 3, che appunto sfrutta le regole di quinta edizione del 2014, con quelle del 2024 arriva un altro cambiamento fondamentale, cioè la parificazione delle sottoclassi al livello 3. Dunque in questo accesso anticipato avremo a disposizione ben 13 sottoclassi per le nostre 6 classi. Ve ne parlerò meglio in questo video specifico che arriverà nei prossimi giorni sul canale, tutto dedicato a classi e sottoclassi al dettaglio. Per concludere il discorso sull'SRD è importante anche sottolineare un'espansione delle competenze sulle armi. La competenza infatti non implica soltanto il poter utilizzare un'arma, ma avere accesso a delle piccole proprietà che rendono unica quell'arma rispetto ad altre. Ci sono veramente tanti dettagli da approfondire, ma io direi di rimandare l'argomento. Lasciatemi un commento se vi piacerebbe una guida dedicata alle competenze delle armi. Ed appunto parliamo dei combattimenti e delle meccaniche di verticalità delle mappe, di imboscata, di controllo della luce e di tutte queste regole più tattiche che magari ad altri titoli mancavano. Perché sì, il sistema Solasta anche nel suo primo capitolo vanta una profondità unica a livello di esperienza di gioco tattico. Sarà necessario infatti utilizzare al meglio le nostre risorse, che sono le sempreverdi, azione di movimento, azione bonus, azione gratuita e reazione, con tanto di attacchi di opportunità, copertura, molto importante per il combattimento a distanza, la regola del preparare un'azione dimenticata dall'Arian Studios per Baldur's Gate 3 perché è troppo complessa, ma invece introdotta da Tactical Adventures in Solasta 2, dandoci così molti più strumenti tattici da utilizzare in combattimento con i nostri personaggi. Immancabile anche il sistema di vantaggio e svantaggio, insomma sono le regole base, ma che possiamo un pochino alterare nelle impostazioni di difficoltà. Potremmo infatti attivare il dado karmico per prevenire una serie sfortunata di tiri, oppure abbracciare la casualità di Dungeons and Dragons. Nelle impostazioni inoltre avremo anche finalmente l'opzione di cambiare il sistema da imperiale a decimale per la misurazione metrica. I combattimenti saranno abbastanza bilanciati durante tutta l'esperienza dell'accesso anticipato e potremo utilizzare anche i riposi brevi e lunghi per gestire appunto le nostre risorse a seconda delle nostre classi. Non potremo ovviamente usare il riposo breve all'infinito, ma sicuramente sarà molto utile perché
come ben saprete se siete veterani, i livelli più difficili da giocare sono sempre i primi 3 o 4 su Dungeons and Dragons, quindi bisogna stare sempre molto attenti a non finire morti stesi, anche perché il sistema di rinascita non è ancora completamente integrato, e se anche uno solo dei nostri 4 personaggi dovesse fallire tutti i tiri salvezza contro la morte o ricevere troppi danni diretti in una volta sola, beh, allora la partita sarebbe già finita, perché non possiamo perdere nessuno dei nostri personaggi e non avremo a disposizione appunto le risorse per rianimare o far rinascere i nostri personaggi. Accennavo anche alla meccanica dell'imboscata, che dipende da dei tiri, ovviamente abilità sul dado da 20, per rimanere nascosti e poter quindi iniziare il combattimento con un vantaggio agendo prima del tiro iniziativa. Anche questo grande fondamento del sistema D&D quinta edizione, che stavo lasciando un attimo così per scontato, però è importante ribadirlo, è un gioco di ruolo a turni basato sull'iniziativa, che non sarà mai la stessa, anche perché ogni incontro sarà differente. Fidatevi, ce ne sono davvero parecchi, con tante varianti di mostri ed avversari che esulano anche dall'SRD e che sono appunto homebrew. Ho potuto felicemente constatare che Solasta 2 mantiene la sua identità, più dungeon crawler di combattimento dopo combattimento attraverso l'esplorazione, piuttosto che narrativa. Non ci viene detto, ci viene mostrato qual è il rischio dell'avventura. Ma attenzione, non voglio diluire le vostre aspettative, perché ci sono dei miglioramenti rispetto al primo capitolo. Sul piano della narrativa, soprattutto, è importante sottolineare come la storia sia molto meglio curata e il doppiaggio sia stellare. Ci sono personaggi secondari che saranno molto cari ai nostri protagonisti, doppiati da Devora Wild, che è Lae'zel su Baldur's Gate, e Catherine su Total War Warhammer 3 per esempio. Ben Starr, grandissimo attore che non ha bisogno di presentazioni, e la ben familiare Amelia Tyler, la narratrice di Baldur's Gate 3, oltre che doppiatrice di alcuni personaggi iconici da Pathfinder Kingmaker e Wrath of the Righteous. Sarà lei infatti l'antagonista principale, Shadwin, ed è il momento doveroso di darvi un contesto, esattamente come la pagina di Steam, quindi non venite con i forconi a dire "oh no, Tiranno mi hai spoilerato tutto". Dunque, si diceva, Solasta 2 ha una narrativa incentrata sulla famiglia Colwall. I nostri personaggi saranno tutti orfani adottati da questa sacra famiglia con un mandato divino da parte di Maraike, la madre di tutti gli dei e di tutte le cose. I nostri personaggi saranno spediti nel lontano continente di Neokos, completamente differente da Ferandra, dove è ambientato Solasta Crown of the Magister. Quindi non è necessario conoscere la storia del primo Solasta, che è anche molto risicata, per giocare ed apprezzare Solasta 2. Dovremo scoprire chi è questa Shadwin che mette a repentaglio tutta Neokos e il nostro mandato divino. Mandato che condividiamo con altri 2 fratelli, i figli della famiglia Colwall, 2 personaggi non giocanti fondamentali per la storia, anche loro come l'antagonista ammantati fra luci ed ombre, in una serie di misteri che devono essere ancora districati nel primo atto che potremo giocare e oltre ovviamente all'interno della narrativa di gioco. Insomma, le premesse per una buona storia, ottimo doppiaggio, buoni dialoghi, ci sono già tutti. Riuscirà Tactical Adventures a capitalizzare su questo? È una bella sfida, una bella differenza rispetto a Baldur's Gate 3 non avere dei personaggi fatti e finiti, completamente interpretati, ma lasciare appunto a noi giocatori una bellissima creazione del nostro party di orfani della famiglia Colwall. È questa la grande differenza, la personalizzazione, che però viene, nonostante tutti i suoi miglioramenti anche estetici, canalizzata verso quella che in gergo tecnico si chiama narrativa railroad. Cioè noi dobbiamo a prescindere seguire la serie di missioni molto power fantasy, a tratti high fantasy, in cui saremo i protagonisti eroici inizialmente.
E poi chissà, magari in futuro avremo a disposizione delle scelte morali differenti, però al momento siamo costretti ad accettare il destino dei nostri 4 personaggi ed agire da bravi avventurieri di conseguenza. Il punto di forza assoluto di Solasta 2 è la rigiocabilità dell'esplorazione. Avremo infatti una mappa del mondo in cui potremo viaggiare seguendo delle regole di viaggio scritte da Tactical Adventures, quindi homebrew, come si diceva prima, che aggiungono anche un nuovo layer di strategia gestionale all'avventura gioco di ruolo. Infatti sarà molto importante gestire le razioni. Non aspettatevi dei minigiochi o dei livelli di strategia come i titoli Pathfinder, che sia Kingmaker o Wrath of the Righteous, però attenzione, rispetto a Baldur's Gate qui abbiamo il ritorno degli incontri casuali che sono effettivamente un caposaldo dell'esperienza di gioco di ruolo al tavolo, che possono essere incontri casuali con NPC, eventi narrativi, prove di abilità, oppure degli incontri di combattimento con i mostri, ai quali ci potremmo anche approcciare furtivamente. E qui ritorna il livello di tatticità superiore rispetto anche ai titoli Pathfinder, che sono estremamente complessi e praticamente con i loro sistemi di gioco dei buff fest. Se non ti riempi tutto il party di potenziamenti prima di un incontro, peggio per te. Invece, su Solasta 2, molto fanno le mappe degli incontri e l'approccio tattico, con il sistema di gioco che, ribadiamo, è sempre quello di quinta edizione di Dungeons and Dragons. Quindi non dico all'acqua di rose, ma non complesso come la controparte di Pathfinder. Non so quanti di voi si ricordano ancora l'accesso anticipato di Baldur's Gate 3, ma la maggior parte degli incontri fenomenali e veramente iconici non erano presenti nell'accesso anticipato. E io posso dirvi questo, a caldo, dopo più di una trentina di ore su Solasta 2, più di 3 run giocate. Secondo me c'è il potenziale per arrivare a superare Baldur's Gate 3, perlomeno nell'ambito degli incontri di combattimento. Appunto, tornando al discorso della narrativa, è presto per tirare le somme. È anche vero che il look narrativo è molto forte, non saremo 4 estranei in una taverna, una cozzaglia di personaggi completamente casuali uniti dal destino. Su Solasta 2 la storia è personale fin dal primo momento e la prospettiva di un continente nuovo non solo per noi ma anche per i personaggi apre all'incredulità e alla meraviglia tantissime porte. Insomma, Solasta 2 è un cantiere aperto con le macchine da costruzione che sono già in moto. Se volete scoprire di più in anteprima, stasera lo porto in live con un party deciso dagli abbonati. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi e vi ricordo che sono in arrivo già da stasera appunto, ma anche da domani, un sacco di contenuti su Solasta 2. Senza di voi non sarei riuscito ad ottenere questa anteprima anticipata, quindi io vi ringrazio per tutto il supporto a questo progetto e non posso che dirvi questo è quanto. Tirannomatto out e alla prossima.